Quanto cambierebbe la tua vita se scoprissi che è tutto frutto di una simulazione? Secondo questa teoria, se siamo in grado di dimostrare che è possibile simulare l'intero universo, questo rende estremamente probabile che sia effettivamente simulato. È un'idea suggestiva e angosciante, ma rappresenta un'ipotesi scientifica legittima, per quanto controversa. La teoria affonda le proprie radici in miti e leggende di varia natura e da sempre ispira i mondi della letteratura, del cinema e dei videogiochi. Dai simulacri alla realtà, da Platone a Matrix. Nonostante sia difficile da comprendere, l'ipotesi di vivere in una simulazione ci fa pensare all'incertezza della realtà, mettendo in discussione i nostri valori e le nostre credenze. Come possiamo pensare di far parte del calcolo di un hardware? Quando assistiamo alla nascita di un neonato, quando rimaniamo estasiati da un panorama mozzafiato, quando ci sentiamo vivi dopo che abbiamo appena sfiorato la morte. Queste sono emozioni troppo forti per non essere vere. A questo punto, dato l'esponenziale progresso tecnologico che stiamo vivendo, possiamo chiederci legittimamente se un giorno saremo noi in grado di creare una simulazione del nostro stesso universo. Venire a conoscenza di questo scenario è estremamente fondamentale. Ciò significherebbe essere al pari del Dio che ha creato noi, esseri umani dotati di coscienza. E significherebbe avere delle risposte in merito alla grande quantità di quesiti che ci poniamo. Si parla spesso del concetto di metaverso, e pensiamo che possa diventare, in un certo senso, la nuova definizione di Internet. Stiamo sviluppando gli strumenti necessari per creare potenziali realtà virtuali infinite. Neanche possiamo immaginare che genere di simulazioni saremo capaci di creare tra 5 o 10 anni. Secondo questo ragionamento, è inevitabile giungere alla conclusione che esista una remota possibilità di star già facendo parte di una di queste simulazioni. La certezza più importante del nostro secolo. L'equazione che ha determinato la relazione tra energia e materia e che ha definito il concetto di spazio-tempo. Ora, potrebbe incontrare una terza variabile, che potrebbe farci vedere le cose da un'altra prospettiva. Energia, massa, informazione. Il nuovo possibile trinomio che è stato ipotizzato già 60 anni fa dal fisico Landauer e che ha trovato spazio in svariate osservazioni tangibili. Una di queste è che la cancellazione di dati digitali in un supporto fisico produce calore, energia. Ciò potrebbe portarci a credere a un mondo nuovo, un nuovo universo in cui queste tre variabili sono alla base di tutto, dall'antimateria alla proporzione divina. La scrittura di un nuovo metodo nei libri di fisica quantistica, nuove equazioni da cui partire e a cui fare approdo, una nuova verità che potrebbe avvicinarci alle conoscenze sull'universo, di cui finora siamo ignari. Senza neppure saperlo, potremmo essere fatti di informazioni. Tra i più influenti divulgatori scientifici che toccano il tema, salta all'occhio Neil deGrasse Tyson, il quale deduce da studi e contaminazioni di vario tipo che le probabilità di vivere in una simulazione sono pari a quelle che sostengono che non ci viviamo. Nell'analisi dell'argomento, Tyson non dimentica di citare il filosofo Nick Bostrom, il quale ci pone davanti a tre possibili scenari. O ci estinguiamo prima di raggiungere il livello postumano, ovvero la capacità di creare una simulazione dell'universo con popolazioni dotate di coscienza, oppure raggiungiamo il livello postumano, ma non abbiamo intenzione di creare una simulazione.
altrimenti facciamo già parte di una simulazione. Sto aspettando che qualcuno mi convinca che non viviamo in una simulazione, ha affermato Tyson durante le sue dichiarazioni, poco prima di citare Bostrom, il cui trilemma non può reggere senza che una delle tre ipotesi sia veritiera. Tuttavia, nonostante le teorie di Bostrom siano difficilmente confutabili, non significa che esse siano per forza probabili. Vediamo di analizzare, ora, se con le tecnologie conosciute fino ad oggi saremmo in grado di creare una simulazione del nostro stesso universo. Secondo i due ricercatori Ringel e Kovrizin, un'ipotesi di questo tipo non regge. Tramite i loro test hanno potuto dimostrare che la potenza di calcolo necessaria per creare una simulazione del genere aumenta esponenzialmente col numero di particelle che si devono ricostruire. In sostanza, bisognerebbe raddoppiare continuamente la capacità di processori e memoria, rendendo impossibile l'operazione. Inoltre, per ricostruire l'intero nostro universo, servirebbe una memoria formata da più atomi di quelli che esistono nell'universo stesso. In ogni caso, non possiamo escludere che una civiltà evoluta potrebbe aver sviluppato delle tecnologie tali da poter gestire una crescita esponenziale delle variabili di calcolo. Con un esempio elementare, lo psicologo statunitense esprime la semplicità con cui l'essere umano si relaziona e vive nel quotidiano, se non si spinge al di là delle sue possibilità. La consapevolezza di saper ricreare un universo come il nostro farebbe crollare tutte le nostre certezze, ma ci consentirebbe di toccare con mano l'idea di essere anche noi dei creatori. Naturalmente, non continueremo a chiederci se tutto ciò che ci circonda sia frutto di una simulazione, soprattutto poiché tale immagine è difficile da imprimere a lungo nella nostra mente. Ad ogni modo, l'unica realtà degna di essere considerata è quella in cui viviamo e con cui possiamo interagire, almeno fino a prova contraria.